Finalmente, cari signori, grazie al lavoro di Jeremy Corbell e del famoso giornalista investigativo George Knapp, abbiamo accesso al secondo video dell'UFO Medusa. Ebbene sì, hanno fatto in modo e maniera che venisse pubblicato senza infrangere le leggi correlate alla segretezza militare che avrebbero garantito loro qualche decennio in carcere. Spesso quando vengono divulgati video ripresi dai sistemi ottici militari come questo, è facile che vengano divulgate anche informazioni sensibili di carattere tecnologico e strategico e quindi chi è da questa parte dello schermo deve fare moltissima attenzione a come si muove. Oggi pongo la parola fine alle speculazioni, oggi chiudo il discorso UFO Medusa in Italia in maniera ineccepibile. Primo video, vi ho raccontato questo rilascio, ho mostrato la clip e abbiamo analizzato insieme i cambi di colore e quindi termici dell'oggetto. Ne abbiamo parlato. Abbiamo sollevato i giusti dubbi e ho riportato le dichiarazioni ufficiali che sono uscite in concomitanza al video. Secondo lavoro, ho tradotto il programma televisivo News Nation americano in cui viene intervistato un Marine che afferma di aver partecipato agli eventi e che nella base dove era stanziato in Iraq era ben noto quel video, confermando che non si tratta né di un errore del sensore né di macchie sull'obiettivo né altro. Ti consiglio di vedere questo video perché viene confermato assolutamente che si tratta di un transitore che è passato sopra al lago Habania in Iraq. E siamo qui oggi con questo terzo lavoro perché ci sono svariate news che devo per forza riportarvi, nonché il video conclusivo, la parte di video nascosta che devo mostrarvi per avere una completezza delle informazioni. Se sei capitato qui per caso ti devi vedere i video precedenti in questo ordine per capirci qualcosa. Il giornalista investigativo Jeremy Corbell ha pubblicato all'inizio di questa settimana il video di un oggetto simile ad una medusa sopra una base militare e mentre le speculazioni più assurde dilagavano, un Marine che ha parlato con News Nation ha confermato quel video dicendo che era ben noto, ci tengo a sottolinearlo e ripeterlo nuovamente, ho tradotto l'intervista e che quelli della base non l'hanno mai chiamata medusa ma hanno soprannominato il soggetto del video come il mostro degli spaghetti. Era diventata come una storia di fantasmi all'interno della base, tutti sapevano del video, tutti avevano visto quel video, che è stato letteralmente seppellito nel 2018 dalle agenzie di intelligence. E sai perché? Perché letteralmente non sapevano di cosa si trattasse. E fidati che è meglio non farlo sapere a nessuno che la prima superpotenza del mondo non riesce a identificare oggetti volanti che passano impunemente sopra le basi militari, perché altrimenti emergerebbero non poche criticità. Ribadito questo, prima di proseguire, siccome voglio proseguire questa narrazione lasciandomi niente, il nulla cosmico alle spalle, nessun tipo di cosa non detta, vorrei prima chiarire qualche punto critico prima di procedere con la seconda parte del video incriminato, perché, datemi retta se ve lo dico, ci sono rimasto davvero sconvolto. Io, nel secondo video che ho realizzato, ovviamente ho dimostrato che non si tratta né di errori del sensore né di macchie sull'obiettivo, chiaro? Ho fatto varie ipotesi, dal drone coperto dal fogliame sintetico che, non spiega assolutamente il cambio di temperatura né altre metriche, ma per dire, ho avanzato svariate ipotesi, chiaro? Mi sono umilmente chiesto cosa potesse essere, visto che il Pentagono degli Stati Uniti non riesce a identificarlo. Già qui, 2 domandine io me le farei, no? Questi sono alcuni commenti che continuano a dilagare sotto ai video e al materiale in cui si parla di questo strano fenomeno. E a parte questo di un fotografo che spiega perché ovviamente non si tratta di una macchia sull'obiettivo, perché non serve essere dei fisici per capirlo, molti, e questi sono solo alcuni esempi, si permettono addirittura di fare i bulli e gli arroganti, capito? Addirittura alcuni, anche su Instagram, criticano me di non avere la capacità di saper distinguere una macchia da un presunto UAP. E la cosa che più mi disturba è proprio questa, l'arroganza. Cioè, io mi chiedo, no, quando leggo determinati commenti, che poi non lo faccio per rispondere ai commenti, ma per porre fine alle speculazioni, però mi chiedo, non solo sei così disturbato mentalmente da non riuscire a distinguere un oggetto che transita e viene seguito da un puntatore da una forma statica come può essere una macchia sull'obiettivo, e questo già di per sé è molto preoccupante perché mi chiedo come tu faccia ad avere la patente e a prendere le più banali decisioni intuitive che la vita di tutti i giorni ti sottopone, visto che a quanto pare alcune persone sono totalmente incapaci di valutare le profondità, ma inoltre, se permetti,
venire a giudicare me dell'incapacità di saper distinguere una macchia sull'obiettivo da un oggetto che viene chiaramente seguito da un puntatore militare, scusa se pecco anch'io di ignoranza, ma devi rinascere 3 volte, chiaro? 3 volte, non una, 3 volte. E siccome a me non piace speculare e sono uno che invece di parlare fa, a differenza di tanti altri, sentite cosa dice Matthew Shidagis, professore di fisica all'Università di Albany, proprio sulla questione macchia sull'obiettivo e altre speculazioni sui generis, così che possiamo poi proseguire con i fatti, annichilire l'ignoranza ed esporre i dati. And what about the way it's moving? I mean, when you talked about it being a, quote, camera artifact, is that like a smudge on the lens? Or, I mean, what do you mean by that exactly? So that was one of my initial thoughts, but when you look at the video carefully, you can actually see that the object changes in size with the zoom. That makes it unlikely that it's a smudge on the lens. And you also see the camera reticle, sort of the central 4 marks you see on the camera will be changing position relative to the object. So it actually makes it less likely that it's a smudge on the lens and more likely to be a physical object. But again, we don't have a lot of context. We don't have multiple vantage points in different videos. So it's nearly impossible to judge, for example, the size, the distance, the velocity, the acceleration, because we only have the one vantage point with this video. But at this point in your mind, it is an unexplained aerial phenomenon, but that doesn't mean it's extraterrestrial in any way. That's correct. So, like I said, my initial feeling was smudge on the lens. That doesn't seem to be borne out by looking at the entire video, but nevertheless, there's not enough context to make a conclusion. So by definition, it's unknown. Again, that doesn't mean it is something unnatural or remarkable, but right now there isn't enough data, metadata, or more of the backstory and context of who originally took the video. Capito? Capito, signori? In America in prima serata chiamano i professori universitari dalle più importanti università del paese a parlare in modo serio e scientifico del fenomeno e io vengo deriso da questi 4 cervelli pelosi di scimmia perché secondo loro è solo una macchia sull'obiettivo. Ora, chiarito questo, chiarito che l'oggetto, qualsiasi cosa sia, si muove nelle 3 dimensioni, avendo umiliato l'ignoranza, passiamo al secondo video. Quello che state guardando, carissimi amici, è il secondo video incriminato. Sin da quando è trapelato il primo si parlava di un secondo video dove l'oggetto è stato ripreso per 17 minuti transitare sopra il lago Habania in Iraq. Io stesso, mi chiesi, ma esiste questo video? Perché finché non lo vedo non posso giudicare, ecco. Vi lascio qualche secondo per osservare l'oggetto. Ovviamente anche questo è un video di un video e si ritrae chiaramente lo stesso oggetto visto però in allontanamento e quindi da molto più lontano ripreso dai sensori termo-ottici e infrarossi dell'esercito americano. Le videocamere FLIR erano montate su alcuni palloni aerostatici che fluttuavano sopra la base per sventare ogni sorta di pericolo e in questa circostanza è stato ripreso questo oggetto. Guardate. Ora, me la servono su un piatto d'argento, non trovate? Quello che state guardando è un video del 2014 ripreso da un velivolo spia della Homeland Security ad Aguadilla, Porto Rico, video ufficiale e a tutti gli effetti catalogato dal nuovo ufficio UFO al Pentagono come non identificato, che ritrae un oggetto mutaforma che prima di immergersi nell'acqua dell'oceano cambia forma, si sdoppia, letteralmente si sdoppia, prima di esercitare le sue capacità transmedium. L'UFO di Aguadilla, ricordate? Ecco, io vi posso certificare
che si tratta di un oggetto che presenta le stesse identiche caratteristiche dell'UFO Medusa che abbiamo osservato transitare sopra il lago, solo che l'UFO di Aguadilla era più lontano e non se ne potevano osservare i dettagli. Io penso umilmente che questi oggetti abbiano letteralmente la capacità di mutare la propria forma a seconda delle esigenze. Transitano sott'acqua, transitano nell'atmosfera e transitano nello spazio. Questo significa transmedium, oggetti in grado di passare indisturbati da un dominio all'altro. Abbiamo molte prove di questo. Questi video, che a primo impatto potrebbero sembrare video di scarsa qualità, sono video ufficiali ripresi con le termocamere a infrarossi della prima superpotenza mondiale. Video certificati che ritraggono oggetti non identificati. Anche l'UFO Medusa, quando transita sopra il lago, sembra mutare la sua forma. E penso nel profondo che si sia immerso ad un certo punto. Io lo penso. Sicuramente non abbiamo il mostro a forma di spaghetti che abbiamo visto all'inizio. Sarà per l'angolazione o per quello che vuoi, ma sono sicuro che questi oggetti abbiano la capacità di diventare aerodinamici a proprio piacimento, motivo per il quale riescono a volare. Visto, no? Si dice sempre che oggetti dalle forme non aerodinamiche non possono volare. Ecco risolto il problema, concettualizzando oggetti mutaforma. È stato certificato da esperti che studiano le nanotecnologie in questi documenti dell'SCU, che ha redatto un briefing ufficiale per la difesa, che l'oggetto di Aguadilla si è sdoppiato prima di immergersi. E appena ho visto il video dell'UFO Medusa sopra al lago, ho subito pensato a queste circostanze. È tutto vero, signori. E se viene sempre seppellito tutto nel buco più profondo della segretezza militare, è semplicemente perché non possono ammettere che non hanno alcun potere su questo fenomeno. Oggetti che violano impunemente lo spazio aereo militare controllato degli americani, oggetti di cui non hanno firme ottiche, oggetti di cui non conoscono la provenienza né la direzione. Il comandante, attenzione, comandante David Fravor, mentre era in volo con il suo F-18 Super Hornet, ha testimoniato al congresso che il Tic Tac si è fatto trovare al cap point del pilota. Lo sai che cos'è il cap point? È una destinazione immaginaria in un punto in volo che conoscono solo il pilota e la torre di controllo durante una missione. Attenzione, durante una missione, non durante un'esercitazione. David Fravor ha capito che qualsiasi cosa avesse osservato non era umana, perché si è come teletrasportata al suo cap point. Ma voi, no? Quando parlate, le sapete queste cose? Questo è un dato allarmante che hanno fra le mani i top generali al Pentagono. Allarmante, capisci? Ma se i fisici, no? Dico i fisici, l'hai visto prima, no? Ammettono di non avere una spiegazione, che si tratta di fenomeni sconosciuti, non arrivi te a dire che si tratta di una macchia, capito? Qui nel video FLIR è chiaramente visibile la superficie del lago e un oggetto che ci transita sopra a velocità davvero molto più sostenuta di quella all'inizio del primo video. Sopra la base ci passa piano piano. E lo stesso scienziato nel video a The News Nation fa un'affermazione davvero impressionante. Dice che se all'inizio cambia di colore e quindi di temperatura, perché le immagini che stiamo osservando sono prodotte da sensori termo-ottici, è perché secondo lui ha una gestione delle firme avanzatissima che gli permette di diventare totalmente invisibile. Cosa succede se diventi invisibile? Dai, facciamo funzionare questi 4 neuroni che abbiamo. Non trasmetti più luce se diventi invisibile. I tuoi occhi vedono le cose perché la luce ti rimbalza nella pupilla, rimbalza sull'oggetto e rimbalza nel tuo occhio. Se un oggetto diventa invisibile e assorbe la luce, muta anche la sua temperatura. E se questi oggetti riescono ad avere quello che chiamano controllo delle firme, significa che possono rendersi invisibili come descritto dai briefing ufficiali e di conseguenza le implicazioni militari sono impressionanti. Ogni base militare sul pianeta Terra, per quanto ci riguarda, potrebbe essere sotto osservazione da qualcuno o qualcosa. They concluded after this 3-year study that the planet Earth and the human race apparently had been under some kind of survey or observation for hundreds of years, maybe thousands of years, by several extraterrestrial advanced intelligences. E noi magari neanche ce ne accorgiamo. Hai compreso il problema? Probabilmente ce l'hai in camera tua, capito? E nessuno può dirtelo. Hai compreso perché la segretezza? Sei spaventato. Fai bene, fai davvero bene ad esserlo. Perché se dopo anni di ricerca ai più alti livelli nel mondo in questo settore ci ho capito qualcosa,
Non c'è differenza fra le entità che descrivevano gli antichi e questi oggetti mutaforma, che possono passare da 0 a velocità ipersoniche, e probabilmente non ho tutte le risposte, figuriamoci, ma sono pareri personali, ma probabilmente, cari signori, e sono stati corretti anche tutti i commenti che correlavano determinate forme degli UAP agli angeli troni della Bibbia, probabilmente, cari amici, la metafisica è la risposta. Attenzione a quello che dico, che i sensori avanzati di ultima generazione siano riusciti per la prima volta nella storia a percepire cose che sono sempre state lì e che solo in rare occasioni si rendevano volontariamente visibili? Io non lo so, ma quello che so è che più questa discussione si fa interessante e più sono motivato a continuare e a condividere con voi le mie personalissime ricerche. Quindi, se questo video ti è piaciuto e vuoi altri aggiornamenti in futuro, aiutami con un semplice like. L'unico supporto che chiedo è questo: lascia un like al video e aiutami a crescere. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi voglio davvero un sacco bene, penso sul serio di aver messo in piedi una delle community online più coese e positive d'Europa e spero con tutto il cuore che possiate trovare le risposte che cercate. Adieu!